Buongiorno amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Con oggi inizia una nuova avventura, una nuova rubrica, ovvero quella dei castelli piemontesi. Con oggi voglio andare in giro per il Piemonte appunto e andare a visitare alcuni castelli particolari del Piemonte. Con oggi inizia la visita del castello degli Acaia che si trova a Fossano in provincia di Cuneo. Se questo video vi interessa vi aspetto dopo la sigla, ma prima, come al solito, vi invito ad iscrivervi al mio canale. Vedo che tanti di voi guardano i miei video ma molti non sono iscritti a questo canale. A voi iscrivervi non costa assolutamente nulla, ma grazie alla vostra iscrizione aiuterete tantissimo a far crescere questo mio progetto. Bene ragazzi, pronti per questa avventura? E allora sigla! Siamo arrivati a Fossano, siamo in provincia di Cuneo e alle mie spalle si erge il castello dei principi d'Acaia. Si staglia maestoso nell'omonima piazza della cittadina, caratterizzandone il panorama urbano. Simbolo della città, fu costruito al centro dell'antico borgo in una posizione panoramica e ben definibile per volere di Filippo Savoia d'Acaia nel 1314. In precedenza, sullo stesso sito, esisteva già un baluardo di difesa, la Bicocca, costruito poco dopo il 1236. Un primo ampliamento inizia nel 1324. Le parti essenziali del castello furono terminate nel 1332 e la struttura si presentava a pianta quadrata, perfettamente regolare e con torri quadrangolari agli spigoli, ruotate di 45 gradi. Con l'estinzione della famiglia Acaia, il castello di Fossano passò ai Savoia e trasformato dal duca Amedeo d'Aosta in elegante residenza destinata ad accogliere la grande corte e il governo ducale. Nel Cinquecento furono realizzati ulteriori ristrutturazioni dell'edificio al fine di renderlo ancora più confortevole. In quegli anni viene chiamato Giovanni Caracca ad eseguire le decorazioni interne. Fu quindi tra i secoli XVI e XVII che il castello attraversò il periodo più florido, quando anche la Madama Reale Cristina di Francia vi abitò. Fu abbellito con stucchi e dipinti, oggi purtroppo quasi del tutto perduti, mentre due torri furono rivisitate con l'aggiunta di gallerie belvedere. Successivi ampliamenti si ebbero nel Seicento, quando il castello fu trasformato in carcere. Fu allora che i grandi saloni furono trasformati in piccole celle.
si avviò ad un periodo purtroppo di decadenza. Nel 1689 nelle carceri del castello 1800 valdesi, a causa delle persecuzioni, furono rinchiusi e morirono purtroppo di stenti. Nell'800 il castello divenne caserma militare e in seguito sede di una scuola di veterinaria. Nel 1960 la Soprintendenza ai Monumenti inizia i lavori di restauro che restituiscono al castello la connotazione cinquecentesca. Scompaiono gli edifici adiacenti e si recupera parte del fossato. Nel 1979 l'amministrazione lo ha destinato ai beni e servizi culturali. Oggi è adibita a sede della Biblioteca Civica e dell'Archivio di Stato, ritornando agli antichi splendori. Nel mese di giugno serve da ambientazione agli storici Palio dei Borghi e Giostra dell'Oca che si disputano qui appunto nel piazzale davanti al castello. Inoltre il castello degli Acacia è inserito nel circuito dei castelli aperti del Basso Piemonte. Narra la leggenda che un fantasma si aggiri per le torri del castello degli Acaia, quello della duchessa Bona di Savoia, morta in una notte di novembre del 1503. Si dice che la salma venne portata via in gran segreto dalla fortezza e mai sepolta. A causa di questa mancata sepoltura che la sua anima continua a vagare per il castello. Ma sarà veramente così? Ma da alcune ricerche fatte si è scoperto che non solo Bona di Savoia ebbe un funerale degno del suo nome, ma che le sue spoglie mortali da sempre giacciono a poche centinaia di metri dal castello, ovvero sotto il Duomo di Fossano. Bene, dopo aver raccontato anche questo piccolo aneddoto, questa piccola storia, adesso entreremo all'interno del castello, vedremo come è fatto il castello, come sono le sale, andremo a pagare il biglietto che è poco più di 5 euro, almeno oggi, e ci sarà la guida che ci porterà appunto all'interno del castello. Ragazzi, pronti? Andiamo dentro il castello. Per fare il biglietto semplicemente basta entrare all'interno del castello, troverete la corte e dentro la corte troverete l'ufficio turistico dove potete fare benissimo il biglietto. Potete pagare sia in contanti ma anche con Satispay, che è una grandissima comodità. E inoltre, oltre al biglietto, vi danno anche dei dépliant inerenti ai castelli che ci sono nel Piemonte, o meglio che fanno parte del circuito dei castelli, e ovviamente il dépliant del castello di Fossano. Bene, aspettiamo la guida e poi andremo all'interno del castello. Abbiamo visitato il castello di Fossano, purtroppo non sono riuscito a fare dei video mentre la guida parlava per un discorso di autorizzazioni. Comunque, quello che noi abbiamo visto, nel frattempo faccio scorrere le immagini, sono state alcune sale. Purtroppo il castello, subito dopo la seconda guerra mondiale, è stato invaso dalla popolazione che era stremata, era senza casa, quindi il castello era alla mercé di chiunque avesse bisogno di un tetto sulla testa e purtroppo i vari arredi, i vari suppellettili che erano all'interno del castello sono andati tutti perduti. Abbiamo visto la Sala del Trono, che oggi ospita una ricchissima biblioteca, e all'interno della Sala del Trono il soffitto è ancora quello originale del 500, forse un po' meno i cassettoni, ma le travi sicuramente sì, così come spiegava la guida. Poi abbiamo visto anche una camera da letto dove gli affreschi del Caracca si sono conservati in maniera perfetta. Quella sala, o meglio quella stanza da letto, si è preservata perché le persone che vi abitavano, figuratevi che questo castello è stato abitato dalle persone fino al 1958, quindi oltre dopo la seconda guerra mondiale. Dicevo, le persone che stavano all'interno di quella stanza, accendendo il fuoco, la fuliggine, si è
attaccata al soffitto, e così facendo quella fuliggine ha preservato gli affreschi del Caracca. Sono gli unici affreschi all'interno del castello dove si possono tranquillamente ammirare. Abbiamo fatto alcuni camminamenti del castello fino ad arrivare su una torre, una delle 4 torri, una torre bassa, dove da questa torre si riesce a vedere il paesaggio della zona di Fossano, quindi si riesce a vedere addirittura il Monviso, le varie Alpi, si parla dalle Alpi marittime fino ad arrivare dove il nostro sguardo riesce ad arrivare. Le campagne, i tetti con le tegole di rosso vivo, molto meravigliose, molto belle. E poi da questa torre siamo scesi giù attraversando sempre alcune scale a chiocciola che abbiamo fatto sia in salita che in discesa, poi alcuni camminamenti militari per poi ritornare al punto di partenza. La visita del castello a mio avviso merita, perché comunque, anche se sono poche le cose che si possono vedere purtroppo, si percepisce che è ricco di storie, è ricco di quello che il castello, diciamo, può offrire. Avevo chiesto alla guida per quanto riguarda la veridicità del fantasma della duchessa Bona. Lui mi ha confermato che effettivamente la storia era quella, ovvero che la duchessa è morta a quei distenti e che nessuno ha seppellito il corpo della duchessa Bona. Quindi, mentre il fatto del ritrovamento dello scheletro vicino al castello, quindi presumibilmente al Duomo di Fossano, non è ancora una notizia ufficiale e quindi non me l'ha potuta confermare, ovviamente. Bene ragazzi, cosa posso dirvi? Per quanto riguarda la prima puntata dei castelli del Piemonte è andata a buon fine. Io vi suggerisco vivamente di visitare il castello di Fossano. Vi consiglio anche di prenotare la visita, costa 5 euro con la guida. Andate sul sito visitfossano.it, ma in descrizione vi metterò tutti i dettagli. Prenotate la visita perché effettivamente merita, ma non soltanto il castello, ma merita la visita dell'intera città di Fossano. Io vorrei concludere il mio video qui e non a casa, e a questo punto ragazzi, come disse il buon Nico Cereghini, casco in testa e ben allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!